Ciao ragazzi, benvenuti al primo tutorial di Microsoft Flight Simulator 2020. Questo è il primo video di una serie, in ogni episodio poi vedremo diversi aspetti per volare con il simulatore. Oggi ci concentriamo sui settaggi delle diverse opzioni. Ti ricordo di non dimenticarti di iscriverti al canale, così non perderai i prossimi video con altre ulteriori informazioni. Partiamo da questo che è il menu principale del simulatore. Do per scontato quindi che abbiate già installato il software e che vi siate già loggati come giocatori. La scheda che interessa a noi è questa qua, è la parte delle opzioni che è divisa in tre sottoschede che sono la generale, l'assistenza e i controlli. Oggi ci concentriamo sulla parte generale e sulla parte assistenza. Entrando nella parte generale ci troviamo subito nella grafica. Il gioco può essere lanciato in full screen, quindi a schermo intero, oppure in finestre, quindi ridimensionabile. La risoluzione del proprio schermo viene già rilevata dal software, ed in questo caso è di 1920x1080. Questo è il selettore forse più importante, permette di modificare automaticamente tutta la serie di valori sottostanti. Ci sono diverse selezioni dalla low end per computer un pochino più lenti, la medium, la high end e la ultra. Il mio consiglio è quello di partire con un settaggio medium per poi andare a intervenire in un secondo tempo, in questo video lo vedremo, su alcuni di questi valori in dipendenza delle prestazioni del proprio computer. Anche sulla VSync il mio consiglio è quello di partire con on, finire tutti i settaggi e poi provare ad impostarlo su off per vedere se ci sono delle variazioni significative. Questo dipende dal proprio computer. Camera non richiede modifiche, i valori che sono stati impostati sono perfetti, nel caso comunque si possono andare a modificare in un secondo tempo. Nella parte invece del suono abbiamo la musica di sottofondo, che è l'ultimo dei valori, si può portare da 0 a 100, in questo caso l'ho impostato a 50. Il tipo di musica di sottofondo viene selezionato qua nella My Music Selection. Ci sono tre musiche disponibili, una è la Legacy per i più nostalgici dei vecchi simulatori, la Color One un pochino più vivace e la Color 2. Communication Selection, anche qua ci sono tre valori, la Default, la Headphone e la Communication Output. La Headphone è praticamente la simulazione della cuffia in cabina, quindi abbassa quelli che sono tutti i rumori esterni e permette una migliore comunicazione con i controllori di volo e con gli altri velivoli. In questo caso io uso la Default. Un'altra parte interessante è la VHF Signal Degradation, permette una simulazione di disturbi delle comunicazioni quando chi trasmette e chi riceve è lontano. In questo caso on secondo me rende più realistica, comunque sono sempre molto percettibili e molto comprensibili e permette comunque una più realistica simulazione. Se vogliamo invece avere una comunicazione sempre perfetta in cabina, basta selezionare off. La Text to Speech Settings viene proposta Azure, che è disponibile però soltanto online. In caso offline bisogna passare a Windows Offline e scaricare le text to speech da Windows direttamente. In questo caso io, giocando online, tengo l'Azure. I sottotitoli sono interessanti, comunque permettono di comprendere perfettamente quello che il lettore di controllo e il controllore ci comunicano. In questo caso io consiglio di lasciarla on, se vogliamo un grado più realistico si può passare ad off. Questo selettore è on o off ed è mute audio in background, quindi permette di togliere completamente il volume di tutti gli effetti del simulatore nel caso si passi ad un'altra finestra esterna a quella che è quella del gioco. Traffic, anche qui io vi consiglio di partire con il traffico a zero. Ci sono diverse opzioni, sono la off, quindi togliendo completamente il traffico, real time online che permette di scaricare il traffico reale anche se differito di qualche minuto,
oppure controllato completamente dall'intelligenza artificiale. In questo caso si può aumentare o diminuire la densità del traffico della Liners, degli aerei di linea, o della General Aviation, quindi degli aerei più piccoli. In questo caso, anche per questo tutorial, vi consiglio di partire da off in quanto impattano sulla scheda grafica, poi poterli andare a modificare in un secondo tempo e vedere qual è il valore migliore. Se comunque decidete di usare l'intelligenza artificiale, non vi consiglio di superare il valore di 60 per questi due valori. Questo permette lo Show Traffic Nameplates permette di visualizzare il nome del giocatore o il nome, se aggiungiamo appunto gli aerei dei multiplayer, oppure l'aereo che viene selezionato in intelligenza artificiale o in traffico reale. Per quanto riguarda la vita dell'aeroporto, qui si possono selezionare la densità dei veicoli, dei velivoli, dei veicoli e dei lavoratori. Anche qui non vi consiglio di andare su numeri molto alti, molto elevati, in quanto poi impattano sulla scheda grafica in maniera significativa. C'è la possibilità ovviamente anche di selezionare la densità delle macchine, delle navi e delle barche. Vi consiglio comunque sempre di lasciare valori intorno al 50. Un'altra sezione importante è data, e qui abbiamo la possibilità di giocare appunto online, quindi di scaricare le mappe in maniera dinamica. Si può giocare anche comunque selezionando off. Se tenete questo selettore on, quello che io vi consiglio è di lasciare tutti gli altri valori in on. In questo caso ho tolto i multiplayer anche per poter verificare sempre le impostazioni di partenza, poi si possono comunque aggiungere. Sotto abbiamo delle statistiche per quanto riguarda il traffico che viene generato sulla scheda internet. In questo caso c'è la possibilità di avere un giorno dove resettare le statistiche. In questo caso io ho consumato circa 16 gigabyte. C'è la possibilità di dare un limite, quindi se ci sono delle comunicazioni a pagamento è meglio selezionarlo. Nel caso di un flat, come nel mio caso, conviene lasciare tutto libero. Per selezionare le limitazioni si può agire su questo valore e poi andare a inserire quelli che sono i gigabyte massimi, con eventualmente anche un avviso sul gigabyte. Quindi se io voglio avere massimo 10 gigabyte disponibili, poi posso andare a selezionare un avviso, non so, verso i 7, verso gli 8, per poter sapere che sto raggiungendo quello che è il mio limite. Se utilizzo da solo il simulatore non ho problemi, non devo selezionare nulla sulla banda che posso utilizzare. Se invece sto condividendo internet con altre persone che magari lo utilizzano in modo massiccio, posso selezionare un limite massimo di utilizzo di internet. In questo caso io sono da solo, l'ho utilizzato come unlimited. Le variazioni non sono molte, sono 5, 20 o 40 megabyte al secondo. La rolling cache permette, io l'ho selezionata off, permette di assegnare un valore massimo di gigabyte che viene memorizzata poi su un certo percorso specifico, e che mi permette di memorizzare quelli che sono le mappe che vengono scaricate. Anche queste vengono scaricate con un massimo e poi vengono sovrascritte per non andare ad aumentare quello che è il limite che io posso inserire dei gigabyte. Questo può essere utile se io continuo a volare sulle stesse zone. In questo caso il sistema andrà direttamente a recuperarle dall'hard disk e non le dovrà riscaricare tutte le volte. Anche qua ovviamente si può andare a cancellare quella che è la cache che abbiamo selezionato. In Flight Modern io vi consiglio di lasciare Modern, comunque nel caso si può switchare su quelli che sono la Legacy, che sono i modelli dei simulatori precedenti. Lasciamo Modern.
La parte delle varie ed eventuali, abbiamo la lingua, che in questo caso è soltanto inglese perché è ancora una versione beta, e poi ci saranno tutte le varie lingue disponibili, e ci sono le immagini degli avatar, quindi che si possono comunque andare a modificare per quanto riguarda il pilota, il copilota e l'istruttore. L'accessibilità mi permette di selezionare la dimensione del testo, l'opacità, il colore principale, e importante controllare che qua è stata inserita la controller vibration, che forse non è nella parte più corretta dei vari menu, e mi permette di controllare la vibrazione se avessi un joystick che è interattivo con il sistema. Forse andava messa in un altro punto. Tornando al menu delle opzioni, sotto la voce assistenza ci sono tutta una serie di valori che si possono modificare. Fondamentalmente non influiscono su quello che è la grafica, quindi sulle prestazioni del computer, sono da regolare in base alle proprie capacità, alle proprie conoscenze sul simulatore di volo o sul volo stesso. Io quello che vi consiglio è per esempio questo, Take Off Autorudder, di lasciarlo on se non avete la pedaliera, e nel caso abbiate la pedaliera anche impostarlo su off. Soprattutto negli aerei con motore ad elica è difficile mantenerli allineati al centropista senza farli imbardare a sinistra in fase di decollo, e quindi questo vi aiuta. Comunque esiste una piccola imbardata, ma è più semplice da controllare col joystick. Un'altra funzione importante che può essere attivata è questa, cioè di delegare le comunicazioni radio al secondo pilota. Soprattutto per chi non è molto esperto, vi permette in fase di decollo per esempio di essere più concentrati su quello che è la parte volo che non la parte delle comunicazioni radio, vengono gestite direttamente dal copilota. Anche per quanto riguarda questi altri aspetti, sono sempre in dipendenza di quello che è la vostra capacità e conoscenza. Lo stesso vale per quanto riguarda i guasti e i danni. Importante controllare sotto gli effetti del ghiaccio, in questo caso è on, quindi interviene anche sul tubo di Pitot. Se vogliamo invece soltanto avere la parte visuale della formazione del ghiaccio, si può lasciare sul visual only. Per quanto riguarda gli aiuti durante la navigazione, quello che vi consiglio, soprattutto se non conoscete perfettamente gli aeroporti che raggiungete o dove decollate, è di lasciare per esempio la taxi ribbon, che è quindi un aiuto con delle frecce blu lungo il percorso per arrivare alla pista di decollo o per arrivare alla zona di parcheggio. È difficile, se non conoscete l'aeroporto, seguire le indicazioni del controllore di volo, soprattutto se non avete delle carte. Anche questi aiuti fondamentalmente dipendono da voi. Se siete poco esperti per esempio dei circuiti di atterraggio, potete per esempio attivarlo. Anche le notifiche sono gestibili, fondamentalmente si descrivono da sole, e anche la parte della user experience, questa diciamo che fondamentalmente io ve la consiglio tutta off, in quanto poi si possono attivare direttamente durante la fase di volo, in qualsiasi fase di volo, dal menu che è sopra a scomparsa durante la fase di volo. Ora, per cominciare a settare correttamente il proprio computer in base alle impostazioni grafiche, quello che è il mio consiglio è di selezionare in World Map per esempio un aereo abbastanza complesso tipo l'Airbus 320, che è disponibile per qualsiasi pacchetto di Microsoft, e andare su un aeroporto abbastanza complesso. In questo caso io seleziono Londra Heathrow, e se vogliamo selezionare già una piazzola possiamo selezionare per esempio la 575. Nelle flight condition vi consiglio di portare più o meno verso mezzogiorno l'orario, di selezionare i cieli puliti, quindi di non selezionare altre funzioni come per esempio il meteo reale, di togliere il traffico e di togliere la parte dei multigiocatori. Dopodiché possiamo rientrare su questa schermata e portarci al decollo. Una volta caricato diamo il ready to fly, siamo appunto a Londra con Ctrl 8, vi consiglio subito di
andare a dare corrente all'aereo, in modo da accendere tutti quelli che sono i pannelli di sistema, in modo da avere il massimo della complessità dello scenario e dell'aereo. In questo caso in alto vi ho messo il frame rate, potete vedere, in questo caso siamo su 29, 30. Direi che l'ideale non è mai scendere sotto il 30. Premendo INS andiamo nella parte esterna della visuale, possiamo spostarci con la camera. Con 5 andiamo a resettare quella che è la posizione e con R ci possiamo alzare per vedere la grafica e la complessità dello scenario. Come vedete il frame rate scende, è dinamico, quindi ci mette sempre un pochino, non aspettatevi di fare variazioni, qualsiasi tipo di variazione bisogna sempre poi aspettare un pochino di tempo per vedere che effettivamente il valore medio che viene proposto. In questo caso siamo andati sui 45. Con 6 possiamo muoverci verso destra, con 4 ci muoviamo verso sinistra, se vogliamo salire con 8 e scendere con il 2 sul tastierino numerico. La grafica sembra già buona, non sembra che ci siano grosse problematiche, siamo su 45 come frame rate, quindi la visione è buona. Ripremendo INS entriamo di nuovo, anche qua vedete che i frame rate scendono immediatamente, vanno su 28 per poi potersi assestare. Ovviamente all'interno abbiamo anche la complessità degli strumenti di bordo e quindi il frame rate sarà sicuramente più basso che non con una vista completamente esterna. Anche muovendoci possiamo verificare la frequenza dei frame rate. Diciamo che siamo su 30, quindi comunque siamo su valori accettabili. Diciamo, il consiglio è di non scendere mai sotto i 30. Quello che possiamo vedere è infatti che se ci troviamo in un aeroporto comunque complesso come Heathrow, con cielo sereno che è difficile trovare ad Heathrow, se però andiamo a modificare quelli che sono i settaggi, per esempio mettiamo un cielo di questo tipo, quindi uno scattered, vediamo che il frame rate è subito sceso per poi riassestarsi sempre su intorno a 40, quindi comunque su valori accettabili. Anche la rotazione sembra non avere scatti, sembra buona, il cielo sembra buono come risoluzione. E all'interno vediamo i valori, siamo sempre intorno ai 30, quindi non ci sono grossi problemi. Se proviamo a mettere la pioggia, per esempio, vediamo se abbiamo delle variazioni, siamo attorno al 25, 21, 30, no 20 scusate, e all'esterno siamo sui 30. Aspettiamo sempre un attimo per vedere poi il valore effettivo. Quindi fondamentalmente diciamo che le impostazioni grafiche che abbiamo messo, che erano quelle di Medium, sono coerenti con quello che sono le prestazioni di questo computer. Diciamo che queste sono le condizioni peggiori alle quali ci possiamo trovare, quindi con un aereo molto complesso in caso di un brutto tempo, quindi una grafica molto spinta e un aeroporto abbastanza complesso. Un'altra regolazione che possiamo provare a vedere, sempre tornando sull'esterno, è quella di portare, torniamo nella parte meteo, lasciamo come clear sky e portiamo il selettore dell'ora verso la notte e vediamo se interferisce sulla frequenza. Siamo sempre intorno ai 40.
e all'interno siamo intorno ai 25-26. Ecco, adesso si è assestata su 30. Andiamo ad aggiungere della pioggia. Siamo sempre intorno ai 30, quindi diciamo che il nostro valore rimane buono e all'interno scendiamo un pochino, siamo intorno ai 25. Torniamo con il cielo sereno e intorno a mezzogiorno. Vediamo altri valori che possono influire parecchio sul computer, quindi sulla parte grafica. I più importanti che dovete controllare sono la depth of fields, che appunto se avete una macchina prestante potete aumentarla, se vi serve velocità diminuitela. Un'altra che impatta molto è la reflection e l'ambient occlusion. Controllate sempre anche la terrain shadows, che potete aumentarla e diminuire, e anche la shadows map. Per quanto riguarda questi selettori, quindi il dettaglio del terreno e il dettaglio degli oggetti, non vi consiglio di portarli sopra 100 se non avete una macchina molto prestante. La volumetric clouds sono la parte delle nuvole, questa vi consiglio di alzarla se potete permettervelo, perché impatta abbastanza anche questa sul sistema. Indubbiamente il simulatore assume una parte grafica molto più bella, però dovete controllare, soprattutto fate delle prove con brutto tempo e vedere se impatta troppo, perché poi vi trovate in fase di volo, magari in cielo sereno non avete problemi, se comincia a aumentare la nuvolosità avete poi un forte rallentamento del computer. E questo è tutto per il primo tutorial. Vi consiglio poi di selezionare queste impostazioni adatte per il vostro computer, di provare a rientrare nella parte di volo e selezionare gli aerei, farli riapparire. Tenete un numero sempre non troppo alto e vedete se impattano troppo sul vostro sistema. Nel caso dovete rientrare in queste pagine di settaggio ed abbassare quelli che sono i valori più pesanti, quelli che consumano di più, che sono quelli che vi ho detto prima. Vi auguro un buon volo, ciao!